Ciao amici, oggi vi racconto la mia esperienza nella configurazione di un telefono che dovrà andare in mano a una persona anziana e comunque che ha poca dimestichezza con gli smartphone, dal momento che ho utilizzato fino ad oggi, fino a poco fa, un Nokia vecchio di tanti anni, per capirci quello con la tastierina e la possibilità di inviare solo SMS, fare chiamate e qualcosina in più. Allora, in primis vi dico che avevo valutato la possibilità di acquistare un telefono Brondi. Di sicuro nasce proprio per un utilizzo per persone anziane, però lo vedevo come un telefono comunque limitato da un punto di vista tecnico e che quindi magari poteva essere utile perché è già pronto all'uso così come lo si acquista, ma in prospettiva futura, quindi nel caso in cui ci sia la necessità di utilizzare altre app magari più moderne che man mano dovessero diventare necessarie a questa persona anziana, sarebbe stato presto obsoleto e presto da un nuovo telefono da sostituire. Quindi ho optato per riesumare un vecchio Huawei P40 Lite, che vedete, Lite, e che così, questo è il menu standard del Huawei, con i caratteri il più grandi possibile e il più in grassetto possibile. Tuttavia, come vedete, resta, secondo me, poco facile da utilizzare per una persona che in effetti non ha molta voglia di imparare tecnologia e di utilizzare uno smartphone così come lo utilizziamo per nella maggior parte dei casi tutti quanti. Quindi ho cercato di fare in modo tale che l'esperienza d'uso di questo smartphone classico si avvicinasse il più possibile a quella del Brondi, e quindi ho scaricato dei launcher che vedete in questa pagina. In realtà ne ho scaricato anche altri che però poi ho tolto perché erano troppo limitati da pubblicità o comunque ti spingevano a dover acquistare la versione a pagamento, mentre quelli che vedete secondo me sono dei launcher che possono essere abbastanza utili per l'utilizzo che ne devo fare io, quindi per garantire un'usabilità facile e il più possibile. Tra questi poi vi dico quale ho scelto, vediamoli insieme. Cominciamo dall'ultimo, che ha un nome strano, che secondo me è una traduzione fatta male. In pratica questo launcher, di cui vi lascio poi di tutti i launcher alla fine il link sullo store o comunque il link per il download. Dicevamo, parto da questo launcher che come vedete non stravolge troppissimo l'interfaccia grafica, ma una cosa che fa di sicuro è limitare il numero delle icone sulla home perché sono di dimensione molto più grande e limita la possibilità a sole due pagine, quindi due tab che possiamo in un certo modo anche personalizzare, ci mancherebbe, però diciamo che tocchi involontari come questo porterebbero a vedere tutte le altre app presenti sul telefono e quindi per quanto mi riguarda porterebbero ad avere tanta confusione a chi non ha mai visto il carrello delle app, che è quello che vi ho fatto vedere. E dunque questo launcher qui, per quanto mi riguarda, è stato bocciato, ok? Vabbè, le traduzioni sono un pochino strane. Considerate che si chiama launcher semplice, ma come il nome riportato sull'icona è esci da launcher semplice. Aspettate, ecco. Quindi diciamo magari traduzione da rivedere, però tutto sommato non era malaccio, anche perché come vedete non c'è nessuna pubblicità, quindi comunque di sicuro un'esperienza migliorata rispetto al launcher standard, di sicuro un'esperienza che permette una leggibilità migliore del display, insomma promosso con che ne so 7 diciamo, va. Passiamo al secondo launcher che invece mi è passato per le mani. Questo è molto più semplice di quello precedente perché vedete tutto raccolto in un'unica schermata con i contatti che si possono mettere qui e le varie app che si possono aggiungere. La particolarità è che aggiungendo le app questa schermata bassa va a riempirsi di roba. Vi faccio vedere, per esempio aggiungiamo questo e questo.
Ok. Vedete? Questa possibilità di far scorrere le app all'interno di questa schermatina qui e poi la possibilità di accedere a tutte le app da carrello, secondo me non è male, però mettetevi nei panni di chi magari ha sempre poca familiarità, nel mio caso, non mi sono messo nei panni, ho fatto un check sulle user experience di questo launcher e che è stata bocciata, perché i movimenti su questa metà di schermo devono essere un pochino, diciamo, c'è da stare attenti, non trovo l'app che mi serve o non la vedo e quindi generava un po' di paura. Dunque, questo fattore aggiunto anche al fatto che c'è una pubblicità che pur volendo nel mio caso non sono riuscito a togliere, perché quando andavo su rimuove pubblicità, come vedete, non mi dava possibilità di acquistare la versione a pagamento. E mi hanno fatto propendere per non preferire questo launcher. Quindi vi faccio vedere dove, su quale launcher è ricaduta la mia scelta. La scelta più che altro di chi andrà ad utilizzare questo Huawei P40 Lite, che come Lite, non so come si legga, che come vedete ha una interfaccia grafica decisamente diversa. È ritenuta facilissima, di facilissimo utilizzo da chi alla fine lo andrà ad utilizzare. In home, aspetta, scusate, poi bisogna cambiare il launcher, vi faccio vedere come si fa. In home, vedete orario di sicuro, contatti e telefono, quindi funzionalità base per l'utilizzo base dello smartphone, come fosse il vecchio Nokia, quindi per chiamare e avere una rubrica dei contatti, quindi fare una ricerca dei contatti facile e rapida. Poi 4 schermate in totale. Qui si possono aggiungere delle app, banalmente con questo tastino, e qui ho aggiunto un'app per l'accesso alla banca, l'app messaggi e quest'app che mi serve per controllare il telefono a distanza qualora sia necessario. E come vedete questa schermata è totalmente configurabile e facilmente accedibile tramite uno swipe. Schermata dei contatti, anche qui 2 contatti aggiunti che sono quelli che usa di più. Eventualmente possibilità di aggiungere fino a 6 contatti, no, penso 5 o 6, non lo so, ma in maniera facile, giusto per farci vedere come si fa. E poi terza schermata, menu di servizio con una funzionalità utilissima, e cioè la torcia che si è accesa e si spegne, che viene spesso utilizzata dicevamo, torcia, che è una delle funzionalità che viene più utilizzate sul telefono, oltre chiaramente alla funzionalità di chiamata standard, quando per esempio di notte ci si deve spostare da una stanza all'altra. Quindi dicevamo, questo è stato il launcher preferito rispetto agli altri per la facilità di utilizzo e la facilità di switch tra le varie schermate per accedere a tutte le app senza dover scorrere più di tanto tra i vari menu. Volendo chiaramente tramite questo pulsante app è possibile visualizzare tutte le app presenti sul telefono senza problemi. E per rendere questo il launcher di default di sistema è necessario andare quindi partendo dalla schermata standard, aprire il launcher, andare in impostazioni e scegliere qua come app predefinita per la home il launcher che vi ho fatto vedere, quindi Simple Home si chiama, sì, Simple Mode, pardon. In questo modo il telefono verrà avviato con questo launcher e ogni volta che premete il tasto centrale ritornate su questo launcher, come un po' vi sto facendo vedere. Credo di avervi detto tutto. Vi lascio in descrizione del video i link per scaricare i launcher che vi ho mostrato. Mi scuso nuovamente per la qualità della ripresa, però la sto facendo in condizioni non ottimali e al solito se avete dubbi, suggerimenti o altro lasciatemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!